Oggi volevo provare ad arrivare a Foggia con la mia autonomia rimanente, cioè del 44%, e ritornare da Foggia a Cerignola. Questo tragitto in passato mi ha provocato un consumo totale di circa il 40-42% di batteria per una percorrenza totale di circa 90-95 km. Quindi oggi ho detto vabbè, ho il 45% di batteria, vado, ci provo. Però poi mi sono detto che non ha nessun senso rischiare di rimanere per strada, perché nel tragitto tra Cerignola e Foggia non c'è nessuna colonnina, quindi una volta arrivato a Foggia dovrei decidere se andare a ricaricare o ritornare, e quindi ho detto vabbè, mi metto un 10-15%, ora vediamo, di batteria in più per arrivare tranquillo. Io sono arrivato qui al McDonald's alla ricarica con il 44% e mi auguro che con quel 44% avrei potuto fare un'andata e ritorno da Foggia. Vediamo con quanto parto. Penso che arriverò al 52-53%, non di più. La ricarica terminata, partiamo con il 56%, a 0 il trip B, scusate, il trip A, quindi partiamo da 0, e vediamo dopo anche se c'è quella famosa discrepanza tra i chilometri totali e i chilometri che rilevano i trip, quindi quelli parziali. Partiamo da 4592 chilometri. Vi ripeto, tragitto Cerignola, Ospedale Riuniti Foggia, Cerignola, saranno circa una novantina di chilometri, dopo vediamo insomma la precisione e vediamo un po' sia il consumo che se c'è questa eventuale discrepanza tra i chilometri totali e i chilometri parziali. Arrivati a Foggia, Ospedale Riuniti, con il 36% dopo aver percorso 47 km, giusti, giusti, giusti. Ovviamente dopo adesso vi mostro a schermo anche l'andamento della velocità con l'applicazione che conoscete. Allora, arrivati a Cerignola con il... vediamo subito... che sanno fare gli italiani. Con il 12% di batteria, 103 km percorsi e segnati nel chilometraggio totale 4.695. Dopo facciamo un po' di conti, adesso vado a caricare giusto circa il 50% della batteria. E segnati nel chilometraggio totale 4.695. Dopo facciamo un po' di conti, adesso vado a caricare giusto circa il 50% della batteria. Per quanto riguarda invece i consumi di questo viaggio, io ho percorso 103 km, vabbè, anche se questa applicazione in GPS me ne rileva 106. Sono partito questa mattina con il 56% di batteria, sono arrivato nello stesso punto da cui sono partito con il 12% di batteria. Io ho consumato il 44% della batteria, 44% di batteria consumata per percorrere 103 km. Come vedete, il primo viaggio sulla statale sono stato intorno ai 110, di ritorno invece sono stato in autostrada e quindi vediamo se riesco a farvelo vedere. Esatto. Allora, quindi partenza da Cerignola, statale circa 110, vabbè, arrivo a Foggia, fermata, di nuovo statale fino ad arrivare al Granda Puglia, poi fermata, poi ripartiamo dal Granda Puglia, prendo l'autostrada, la percorro tutta per quanto possibile, ma il 99% della strada l'ho percorsa a 130 abbondanti e ritorno a Cerignola. Quindi, come vedete, secondo me la velocità media viene falsata da questi punti in cui sono stato fermo e non ho disattivato l'applicazione. Della velocità media non ce ne importa nulla, comunque sia, fatto sta che ho consumato 44% di batteria per fare un Cerignola Foggia Cerignola andata e ritorno con velocità 110 su statale e 130 su autostrada. Allora, ricarica effettuata, vediamo la questione dei chilometri residui, o meglio dei chilometri totali e della discrepanza che molti dicono di avere.
Io sono partito con 4592, 4592 km di chilometraggio totale. In questo momento ho 4695, quindi ho percorso 103 km. Se guardiamo il trip A, sono esattamente 103 km. Quindi, così come dicevo a molti, io questa discrepanza non la rilevo.